Ciao a tutti, oggi vedremo l'upgrade della stampante OneWow Duplicator i3 Plus. Come sempre nella parte alta dello schermo troverete il link di questo video in lingua spagnola, tutti i nuovi video sono sottotitolati anche in lingua inglese. L'upgrade consisterà nell'installazione di un vetro borosilicato temperato da 3 mm di spessore sul letto riscaldato della stampante. Il vetro permette di stampare con maggiore precisione rispetto al letto originale e offre un'adesione migliore dei pezzi durante la stampa. Risulta anche più semplice l'uso della lacca per capelli. Inoltre il vetro può essere rimosso e pulito più facilmente. Gli strumenti necessari per realizzare questo miglioramento sono una chiave L con doppia testa con inserti esagonali di tipo BitTorx con foro, chiamate anche alla francese, ed eventualmente un calibro digitale. Mentre per i materiali abbiamo utilizzato 4 clip per stampante Ultimaker UM2, diverse clip metalliche da ufficio da 25 mm, un vetro borosilicato temperato da 213 x 200 mm e 3 mm di spessore per la stampante RepRap. Innanzitutto posizioniamo il vetro nel letto della stampante. Notiamo subito che, nonostante non sia specifico per questa stampante, copre quasi interamente il letto originale. Con il calibro misuriamo lo spessore complessivo del vetro e del letto della stampante e lo confrontiamo con i due modelli di clip. Le clip da ufficio da 25 mm risultano le migliori. Inizialmente ho posizionato 4 clip lateralmente per fare la calibrazione del piatto, in seguito vedremo quale sarà il numero e la posizione ottimale delle clip. Il letto ha uno spessore maggiore rispetto alla configurazione originale. Inoltre le regolazioni per l'allineamento del piatto non sono sufficienti per compensare lo spessore del vetro. Quindi dobbiamo spostare il micropulsante di fine corsa sull'asse verticale di qualche millimetro. Dopodiché procediamo con l'allineamento grossolano del letto per evitare che l'estrusore urti il vetro e le clip.
Adesso procediamo con l'allineamento standard utilizzando l'utility della stampante. Sulla parte alta dello schermo troverete il link al tutorial dell'unboxing della stampante e sull'allineamento del piatto originale. Proseguiamo l'allineamento del letto attraverso l'utility della stampante. Dopo aver allineato il piatto, stampiamo alcuni oggetti per trovare la posizione migliore delle clip. Gli oggetti stampati sono alcuni accessori per spremere i tubetti per dentifricio, un anello adattatore fotografico per obiettivo Penta con 135 mm, troverete il link di un tutorial nella parte alta dello schermo. Durante la stampa abbiamo anche misurato i consumi energetici della stampante ed abbiamo visto che il consumo oscilla tra circa 40 e 187 watt. Dopo diverse prove di stampa abbiamo stabilito che sono sufficienti 2 clip da mettere nel retro del letto. Mentre nella parte frontale e in quelle laterali del piatto l'estrusore e le varie ventole durante la stampa possono far sganciare le clip. Anche un piccolo spostamento del vetro compromette sicuramente la qualità degli oggetti stampati. Poiché l'estrusore e le sue ventole potrebbero passare molto rasenti al bordo del vetro. Come sempre, se vi è piaciuto questo video fate clic su mi piace. Se volete restare aggiornati sui miei nuovi video fate clic sulla campana e iscrivetevi al mio canale.